La visita extraterrestre, quindi, è qui. Questi esseri ci visitano soprattutto per un motivo. Ogni rivoluzione scaturisce da una nuova visione della vita, politica, finanziaria, economica, quello che volete, religiosa. Ora viviamo in un tempo dove il popolo ragiona ed ha gli stessi desideri dei ricchi. E quindi la rivoluzione è impossibile da farsi, perché le idee sono uguali e quindi siamo tutti, popolo e ricchi, conformati a questo sistema. I ricchi l'hanno formato e ci hanno conformato al loro sistema attraverso i media, che sono corrotti tutti. Quindi abbiamo bisogno di una nuova visione della vita. Sul pianeta non c'è, ecco quindi che questi esseri che hanno formato invece delle civiltà che funzionano benissimo, che hanno eliminato tutti i mali, la povertà, la malattia, le guerre, l'ingiustizia sociale, ci portano una nuova visione della vita. Quindi il valore più prezioso della visita extraterrestre non sono i dischi volanti, è l'informazione. Informare, dare forma. Noi siamo malformati da una informazione menzognera. Non è un simbolo massonico, è per i complottisti. Abbiamo bisogno di una informazione corretta che ci aiuti in un percorso che può durare anche anni a riformarci. La buona notizia è che questo lavoro complicatissimo viene aiutato dall'altissima scienza che questi esseri usano perché monitorano il pianeta seguendo tutti quegli esseri umani che sono papabili per una nuova società che nel progetto di Dio venga instaurata anche nella nostra terra. Quindi l'informazione è fondamentale, infatti io faccio informazione, cioè cerco di apportare delle correzioni a tutte le menzogne che il sistema ci propone. Quindi informazione, il mio sito web www.piergiorgiocaria.it dove trovate informazione. Offro 20 libri in formato elettronico che ho selezionato io e che sono stati la base che mi ha permesso di avviare questo processo di riforma della mia persona, perché anch'io ero come tutti. Lavoravo alle ferrovie, pigliavo uno stipendio, mi divertivo, facevo tutte le cose che fanno i giovani. Fino a che conobbi un contattista, Eugenio Siragusa, una storia che ho raccontato tante volte anche nell'ultima intervista che mi ha fatto Dario Sanfilippo, che saluto casomai stesse ascoltando la conferenza, dove per l'ennesima volta mi ha chiesto come è iniziata, come è accaduto, quindi ho riraccontato in forma magari un po' più estesa e più particolareggiata le mie vicissitudini che mi hanno portato a vivere questa esperienza incredibile, soprattutto per me. Anzi, se io non fossi protagonista della mia vita e uno me la raccontasse, non gli crederei, perché so cose un po' troppo fuori dalla norma. Quindi, informazione. Questi 20 libri sono, ripeto, la base formativa che all'epoca mi consigliò Eugenio stesso, più altri che io ho aggiunto nel tempo, che vi aiuteranno a iniziare a formarvi una nuova visione della vita attraverso una conoscenza che non è di questo mondo. Quindi sono tutti testi scritti da esseri umani ma dettati da entità superiori. Sono libri che coprono un periodo di circa 70 anni, quindi in alcune cose magari farete un po' difficoltà a leggerle perché sono un po' datati, però nei gruppi io consiglio che si creino dei gruppi di studio, quindi anche a Roma, il gruppo che gestisce Giovanni, che poi diciamo io e Giovanni ovviamente ci interfacciamo per poter attuare una politica di collaborazione che sia armonica. Perché è importante la nuova informazione? Non è solo l'acquisizione di nuovi dati, di nuova conoscenza, inizia una riforma strutturale anche a livello biologico, perché il nostro cervello è l'organo, è lo stomaco che deve digerire la conoscenza, farla propria. È un processo che noi viviamo quando studiamo a scuola o le lingue, che ne so.
All'inizio un nuovo concetto è difficilissimo, lo sappiamo tutti quando affrontiamo una nuova materia scolastica che non conosciamo, perché il cervello in quel momento non ha le reti neurali che possono digerire quei nuovi concetti. Quindi c'è la fatica dello studio dove il cervello, per suoi automatismi naturali, incomincia a creare sinapsi e pian piano negli hard disk mnemonici del cervello incomincia a scrivere l'informazione e la scrivono i neuroni e poi la scrivono in forma olografica. Io ho avuto modo di discutere di queste cose con scienziati che le studiano con macchinari molto sofisticati. Quindi questi libri bisogna leggerli a brodo, non vi fermate su una riga che non capite, andate avanti, perché fate lavorare il cervello in automatico. Finite, ve li finite tutti e poi ricominciate. Io stimo che più o meno ci vogliono 5-6 letture di ogni testo. Leggete, rileggete, sempre di più capirete perché il cervello fa il suo lavoro automatico, questo è importantissimo. E diventa meno faticoso leggere così, in nonchalance, in surplus. Leggo, ho capito la metà, non importa, un terzo, non importa, continuo e poi ricomincio. A molti non piace il formato elettronico, li abbiamo anche stampati in cartaceo, li trovate nel banchetto di là. Tra l'altro emissioni zero, non si scaricano, sono free energy, funzionano sempre, basta che c'è un po' di luce. Il costo è inferiore a quello che spendereste voi andando a stamparvi i formati elettronici in copisteria. Diciamo, l'abbiamo fatto per cercare di agevolare le persone nell'acquisizione di questa conoscenza. Poi nel banchetto troverete anche documentari e altri gadget. Io ho lavorato per anni con la TV nazionale italiana, con la RAI, soprattutto per Voyager, e poi per N televisioni estere, cioè sono un documentarista. Poi gli extraterrestri mi hanno detto lascia perdere, dedicati al pubblico perché in TV le cose che devi dire non te le fanno dire, era vero. Quindi chiaro, cioè la riforma parte da una semplice lettura, poi ci dobbiamo unire in gruppi perché da soli non si è buoni nemmeno in paradiso, ecco quindi il gruppo di Roma piuttosto che altri gruppi, e all'interno del gruppo poi questi temi diventano occasioni di analisi, di discussione, si fa opera, la Funima o quello che gli pare, e pian piano si cresce e si creano dei piccoli centri di rinnovo sociale che irradiano non solo in loro stessi ma nell'intorno, irradiano nuovi concetti, nuove visioni della vita, nuove modalità di comportarsi che sono le basi di quella che sarà la nuova società del futuro. Quindi è importantissimo, non state soli, unitevi. È meglio, perché più voi entrerete in questi concetti e in questa verità, più la società vi rigetterà, perché vi vedrà diversi, e il diverso in questo pianeta non è accolto, viene emarginato. Altri, per chi magari nel futuro volesse acquistare altri libretti, c'è questa mail info@cosmicshop.it dove si possono ordinare i libri in cartaceo e anche altri gadget. Poi c'è il mio canale YouTube, iscrivetevi, è strapieno di informazione gratis, veramente ci sono temi tra i più svariati che sono un altro bacino di acquisizione di nuova informazione. Poi il formato video ovviamente vi permette anche di vedere, non solo di leggere. Poi c'è il sito web di Giorgio Bongiovanni, contattista e stigmatizzato, il padre di Giovanni, dove lui pubblica i messaggi che riceve da questi esseri, anche essendo uno stigmatizzato, dal mondo divino. C'è anche il suo canale YouTube, Giorgio Bongiovanni Video. Per chi volesse rimanere in contatto, nel mio sito c'è la sezione eventi, c'è la mia pagina Facebook, dove lo stesso pubblichiamo le informazioni e anche notizie, c'è il mio canale Instagram, il mio canale Telegram, dove vi arrivano le notifiche degli eventi e anche altre informazioni. Per iscriversi alla newsletter trovate, scrollando verso il basso, trovate questo modulo da compilare e vi iscrivete alla newsletter, oppure facendo una richiesta direttamente alla mail segreteria@piergiorgiocaria.it.
Oltre alla conferenza ci sono i seminari online che sono dei super approfondimenti dei temi che io tocco nelle conferenze. Quindi ho detto, questo lavoro che presenterò oggi è un estratto di 3 giorni di seminario sugli argomenti di cui parlerò oggi, ma di tanti altri che per ovvi motivi non potevo mettere, perché il focus di questo incontro è la presenza extraterrestre nella conquista della Luna. Quindi 3 giorni di seminario, immaginatevi voi. E non è tutto, ne dovrò fare almeno altri 2. Li trovate in questo rettangolino, a sinistra in alto nella pagina del mio sito, video disponibili, ci cliccate sopra e andrete a finire in questa pagina dove ci sono alcuni dei seminari che ho fatto nel corso degli anni, non sono tutti perché questa è una fase temporanea, stiamo allestendo un sito, chiamiamolo così, dove ci saranno tutti i seminari disponibili, dove ci sono corsi importanti come Karma e Reincarnazione, sono 14 giorni di seminario. Karma e Reincarnazione, oppure Geometria Sacra sono, credo, 8 giorni di seminario. Poi ci sono temi particolari, ad esempio La porta dell'inferno e gli oscuri segreti dell'elite, simbolismi e significati occulti sui diabolici piani per il dominio del mondo, dove spiego quello che è accaduto quando hanno imposto il certificato verde per lavorare, che cosa hanno fatto realmente, che è stato un rito occulto. L'ultima guerra dell'Anticristo è un seminario, è un webinar, al dire il vero non l'ho mai fatto di presenza, dove spiego e svelo i motivi occulti spirituali di quello che sta accadendo oggi nel mondo a livello geopolitico, tra Russia principalmente, Ucraina, e adesso viene coinvolto a latere anche il Medio Oriente, il presente e il futuro del mondo secondo la scienza dello spirito. Altri temi, il caso amicizia, molto conosciuto, sono 9 webinar, è lo studio esistente al mondo più approfondito su questo grande caso di contatto che è accaduto in Italia. Il bellissimo tema affascinante della terra cava, che è in corso, lo sto tenendo a Milano, di geometria sacra ho già parlato, questo seminario Il principe immortale e i misteri del Musinè, straordinarie verità nel tempo della grande rivelazione, fa parte del ciclo Karma e Reincarnazione. Ovviamente non poteva mancare l'ufologia, soprattutto in quell'iniziativa del Pentagono di incominciare a parlare degli UFO. Adesso lo stanno chiudendo, si stanno rimangiando tutti, perché era un progetto diabolico di dominio e di inganno, ma siccome la NATO ha perso la guerra con la Russia, non c'è più la possibilità di farlo come loro avevano pensato, e quindi negano tutto. Hanno pubblicato un documento di 60 pagine, l'ufficio preposto che si chiama AARO, per dire che in realtà gli alieni, gli extraterrestri non esistono. I 3 seminari precedenti, Luna Top Secret, le manipolazioni della NASA sulla realtà del nostro satellite, il secondo, Conquista della Luna, le verità nascoste, dove spiego sia la parte che hanno creato in studio e sia la parte reale della conquista lunare, Stanley Kubrick, eccetera, eccetera. L'ultimo che ho fatto è questo, Basi aliene sulla Luna, le prove della presenza extraterrestre sul nostro satellite, quindi diciamo alcune parti sono state prese da quest'ultimo seminario. Poi il prossimo evento che ho in programma il mese prossimo è questo, Nazisti e sovietici alla conquista della terra cava, 19 maggio a Milano dalle ore 9:30 fino alle 18:30 con pausa pranzo, una spy story assurda, veramente impressionanti, perché come è accaduto per tutto durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale e successivamente, ma soprattutto prima della Seconda Guerra Mondiale e dopo, i nazisti e i sovietici si contendevano e si scontravano, diciamo, competevano anche nella ricerca di entrare in questo meraviglioso pianeta che è all'interno della Terra.
Quindi una storia incredibile con documenti veramente sorprendenti. Milano, 19 maggio 2024, ovviamente sarà disponibile anche online. Bene.